tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare del poltergeist Popper? Nei primi anni 50 una famiglia del Long Island fu vittima di diversi fenomeni paranormali all'interno della propria casa. L'entità che aveva preso di mira queste persone aveva però una particolare ossessione, si divertiva a far saltare tutti i tappi delle bottiglie, per questo fu soprannominato Popper. Questa storia incredibile riuscì ad attirare l'attenzione di forze dell'ordine, investigatori del paranormale, testate giornalistiche, parapsicologi che divennero testimoni oculari di quanto stava accadendo a quella famiglia. Questo è un caso unico al mondo per diverse ragioni che andrò a raccontarvi, ma soprattutto per essere approdato in un reality show americano sul paranormale, dove migliaia di persone rimasero scioccate davanti agli schermi televisivi nell'assistere alle inquietanti esibizioni di Popper. Uno dei casi più mediatici in assoluto e che fu anche di ispirazione per il film Poltergeist del 1982, uno dei tantissimi successi cinematografici di Steven Spielberg. Ma amici, prima di iniziare iscrivetevi subito al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video se siete appassionati come me di paranormale, mistero e storie true crime. Ma adesso iniziamo. Siamo a Seaford, New York, in un quartiere molto tranquillo del Long Island ed è il 1958. Qui in una casa bellissima, molto grande, costruita in stile ranch, viveva la famiglia Herman al 1648 di Redwood Park. La famiglia è così composta: James Herman, il capofamiglia che lavorava per Air France a New York, la moglie Lucille, infermiera professionista, e i loro due figli, Lucille di 13 anni e James, detto Jimmy, di 12. Una famiglia come tante, molto cattolica, parecchio tranquilla. Una vita scandita dal lavoro e dalla scuola. Ma la serenità degli Herman viene però turbata all'improvviso da qualcosa che non aveva alcuna spiegazione logica ed accade il 3 febbraio del 1958, in una normalissima giornata invernale, mentre Lucille è in casa ad aspettare il rientro dei figli da scuola e intenta nei preparativi per la cena. Quando i ragazzi rientrarono a casa quel giorno, si recarono subito in cucina per salutare la mamma ed è proprio in quel momento che scoppiò il caos, perché molte bottiglie che contenevano liquidi diversi e posizionate in varie stanze della casa iniziarono all'unisono a scoppiettare, facendo saltare tutti i loro tappi. Nessuno le vide muoversi od esplodere, sentirono solo il rumore dello schiocco e poi successivamente videro per terra tutti i liquidi rovesciati, medicinali, detersivi, detergenti per la cura della persona e una bottiglietta contenente dell'acqua benedetta. Questa cosa lasciò tutti perplessi, ovviamente, soprattutto Lucille, che non riusciva a darsi una spiegazione per quanto accaduto. Decise quindi di chiamare immediatamente il marito a raccontargli tutto, e anche James, mentre ascoltava quella storia, era parecchio confuso, però non la ritenne una cosa talmente grave da dover tornare subito a casa. Oltretutto non era neanche rimasto ferito nessuno. Seguendo quindi il suo programma quotidiano, l'uomo prese il treno dopo il lavoro e arrivò a casa verso le 19 circa, ma durante il viaggio ripensò molto a quell'avvenimento e si diede anche una spiegazione. Forse una reazione chimica all'interno delle bottiglie aveva fatto esplodere tutti i tappi e che fossero saltati tutti insieme era solo una sfortunatissima coincidenza. Purtroppo però questa sua certezza crollò nel momento in cui arrivò a casa, perché nell'ispezionare tutte le bottiglie si rese conto con sgomento che tutti i tappi erano a vite. Quindi come era potuta accadere una cosa simile? Passarono comunque un paio di giorni dove non accadde più nulla e l'episodio sembrava quasi essere dimenticato. Il terzo giorno però, dopo il rientro a casa di Lucille e Jimmy, capitò la stessa identica cosa. A 12 bottiglie, tra cui detergenti, candeggina, solventi, eccetera eccetera, saltarono tutti i tappi con uno schiocco. Venne anche trovata l'acqua benedetta rovesciata per l'ennesima volta, che la signora Herman teneva in una bottiglietta sul suo comodino accanto al letto. La sera dopo la stessa identica situazione, solo che quella volta c'era anche James e si era
assolutamente convinto del fatto che dietro tutta quella storia ci fosse il figlio Jimmy, che, amante della scienza, probabilmente aveva orchestrato tutto quanto solo per spaventare sua madre, magari inserendo all'interno delle bottiglie delle capsule che avevano provocato quella reazione, e sicuramente aveva programmato anche il tempo di quella reazione per poter assistere all'espressione di sorpresa sul volto di sua madre. Ormai era assolutamente convinto di quella teoria. Decise infatti di tenere suo figlio d'occhio per tutto il fine settimana. La domenica mattina del 9 febbraio però tutti i tappi saltarono nuovamente e non era possibile una cosa simile, perché aveva passato tutti quei giorni ad osservarlo. Come aveva potuto mettere qualcosa all'interno delle bottiglie senza che lui se ne accorgesse? Ma frustrato e arrabbiato irruppe nel bagno dove Jimmy si stava lavando i denti e incominciò ad urlargli contro, accusandolo di aver truccato le bottiglie solo per farle stappare da sole. Il ragazzo però si difese con tutto se stesso, giurandogli che con quella storia non c'entrava assolutamente nulla. E a prova di questo, James vide con i suoi occhi una bottiglietta contenente un medicinale che stava sul bordo della vasca spostarsi e caderci dentro, e nello stesso momento un flacone di shampoo che stava sul mobile cadde a terra con un tonfo, rovesciando tutto il liquido sul pavimento, e questa cosa lasciò entrambi impietriti. James però non era ancora convinto dell'innocenza del figlio. Si mise infatti ad esaminare tutto il bagno alla ricerca di corde, fili nascosti, ma non trovò assolutamente nulla, e fu in quel momento che si rese conto che in quella casa stava accadendo qualcosa di inspiegabile. Incerto su come agire, decise di contattare la polizia per raccontargli tutto quello che era accaduto in quei giorni, ma il tenente Richardson lo prese quasi per pazzo. Non riusciva a capire se gli stava facendo uno scherzo o se era ubriaco. Dopo qualche minuto però decise di mandare qualcuno ad indagare in quella casa. James Herman era un uomo molto ben visto dalla comunità e il tono allarmato e preoccupato con cui gli aveva parlato lo convinse ad aiutarlo. Sul posto arrivò l'agente Hughes, molto scettico su questa storia. Non si capacitava infatti su come fosse finito lì per una cosa del genere, per dei tappi che saltavano. Si dovette ricredere però subito, appena mise piede in quella casa, perché diverse bottiglie iniziarono a stapparsi da sole, indirizzando i tappi proprio nella sua direzione. La conclusione fu che gli Herman avevano urgente bisogno d'aiuto. Sul posto venne inviato il detective Joseph Tozzi, incaricato di seguire quello strano caso, di indagare. Anche lui però era molto scettico, ma lesse con molto interesse il resoconto dell'agente Hughes. Delle ipotesi certamente se l'era fatte. Secondo lui o gli Herman stavano facendo una sorta di esperimento oppure erano usciti di testa, si stavano immaginando tutto. Decise quindi di passare qualche giorno in quella casa in modo da poter avere un quadro più chiaro di tutta quella situazione, ma la sera stessa che arrivò, l'11 febbraio, il tappo di una bottiglietta di un profumo saltò in aria, rovesciando tutto il contenuto sul pavimento della cameretta di Lucille. Ma la cosa incredibile è che in quella stanza non c'era assolutamente nessuno. Nei giorni seguenti quegli eventi continuarono, ma si concentrarono soprattutto sulla bottiglietta dell'acqua santa che la signora Herman teneva sul suo comodino. Ogni volta che sentivano lo schiocco del tappo si precipitavano in camera per poi vedere puntualmente il liquido rovesciato per terra. Un giorno però accadde una cosa strana. Quando James Herman raccolse quella bottiglietta da terra, si rese conto che il flacone era stranamente caldo al tatto. Il 15 febbraio però accadde una cosa davvero sconvolgente. Mentre i figli degli Herman, James e Lucille, si trovavano in soggiorno a guardare la TV insieme ad una loro cugina, Mary, una donna di mezza età che era andata a trovarli, una statuetta di porcellana che si trovava sul tavolino accanto al divano iniziò a muoversi da sola, per poi saltare in aria e ricadere a terra producendo un rumore fortissimo. Ma la cosa sconvolgente era che questa statuetta non si era rotta e nemmeno scheggiata, e tutto questo sotto gli occhi sconvolti di tutti quanti. Dopo quest'ultimo evento James decise che forse era meglio contattare un parroco e chiamò
padre McLeod della chiesa di San Guglielmo Abate, nella speranza che quell'uomo potesse essergli d'aiuto. James era convinto, essendo una famiglia molto cattolica, che in situazioni come queste solo la chiesa poteva essergli d'aiuto. Quando il sacerdote arrivò nella loro casa, iniziò a spargere acqua benedetta in tutte le stanze, nella speranza di allontanare Popper per sempre. Lo avevano soprannominato così. Purtroppo però senza successo, anzi da lì in poi gli eventi si fecero sempre più frequenti. Dopo 2 settimane dalla prima apparizione di Popper, la notizia trapelò ai giornali, alla radio, alla televisione, diventando uno dei casi più spettacolari di sempre, perché ormai non si parlava d'altro in tutta Seaford, guadagnando articoli anche su Time e Life. Ma se gli Herman pensavano che il peggio fossero quegli eventi spiegabili, si dovettero ricredere quando iniziarono a fare i conti con l'assedio dell'opinione pubblica. Durante il giorno la casa infatti era letteralmente circondata da curiosi, giornalisti, vicini, varie attrezzature televisive, e mentre stavano cercando di abituarsi a tutto questo dovettero far fronte ad un altro problema: lettere e telefonate che arrivavano da migliaia di persone che cercavano di dare delle spiegazioni, alcune logiche, altre meno. Qualcuno era convinto che gli alieni avevano preso possesso di quella casa, altri credevano che lo spirito di un capo indiano morto su quel terreno era l'artefice di tutti quegli eventi, altri ancora diedero la colpa ai russi che stavano scavando un tunnel segreto sotto Long Island per invadere New York. Insomma, c'era ogni sorta di spiegazione possibile e immaginabile. Ma gli Herman furono esemplari nel mantenere la calma e la pazienza con tutti, soprattutto riguardo le telefonate che ricevevano anche a tarda notte di gente che inveiva contro di loro urlandogli di pentirsi, o alle lettere che erano cariche di insulti e condanne, perché erano convinti che avessero fatto o un patto col diavolo o che stessero praticando della magia nera. Pensate che un giorno un uomo con una tunica blu che affermava di essere un santuomo del St. Maurice, una città vicino Long Island, si inginocchiò nel prato degli Herman e rimase lì a pregare per 10 minuti. Dopodiché si alzò e disse: "Va tutto bene, sei stato perdonato", e andò via. Popper però non andò mai via. Per molti era più facile condannare quella famiglia che cercare soluzioni ed aiutarli. Però un giorno arrivò un uomo con buone intenzioni, Robert Zider, un fisico del laboratorio Brookhaven National del Long Island. Portò con sé degli strumenti e andò in giro per la proprietà. Era convinto che sotto quella casa ci fossero dei corsi d'acqua sotterranei, magari responsabili di aver creato degli strani campi magnetici. L'investigatore Tozzi esaminò molto quella teoria, ma un'indagine geologica non la confermò. Il suo fascicolo era davvero ampio, fatto di appunti, osservazioni, ricerche, ma non era arrivato a nessuna conclusione. Pensate che un giorno, mentre stava scendendo le scale del seminterrato insieme a Jimmy, una statua d'altezza uomo in bronzo raffigurante un cavallo cadde da sola colpendolo alle gambe, ed era una cosa assurda perché a parte loro due lì dentro non c'era nessun altro e Jimmy a quella statua non gli si era neanche avvicinato. Cercò di escludere ogni teoria, contattò anche l'aeronautica militare per escludere boom sonici degli aerei in transito, escluse le onde radio contattando la Radio Corporation of America, installarono anche un oscilloscopio nel seminterrato tramite la Long Island Lighting Company, ma non rilevò alcuna vibrazione sotterranea. Consultò anche dei costruttori edili che giudicarono la casa strutturalmente molto solida, contattò anche i vigili del fuoco per far analizzare un pozzo nella proprietà per capire se i cambiamenti dell'acqua avessero potuto creare quei disturbi, ma niente. Una cosa però venne fuori, e cioè che l'acqua di quel pozzo era rimasta stabile per oltre 5 anni, una cosa che lo lasciò molto perplesso. Una speranza arrivò dalla lettera di una donna di nome Helen Connolly di River, Massachusetts. La donna scriveva che aveva avuto degli eventi inspiegabili simili nel suo soggiorno di casa, dove sedie e mobili si spostavano da soli, ma non per via di eventi paranormali, ma per il semplice fatto che vi era una forte corrente d'aria che arrivava dal camino e che una volta sistemata tutto cessò all'improvviso. Sulla base di questo, James Herman fece la stessa cosa con il suo di camino, nella speranza di poter risolvere
tutto quanto, ma non fu così purtroppo. Non appena infatti gli operai finirono di sistemare il camino, una statuetta di porcellana che era sul davanzale cadde a terra da sola con una tale violenza da lasciare il segno sul pavimento, e tutto questo nel frattempo era stato registrato dalle telecamere, venne trasmesso in diretta TV e visto da migliaia di persone che rimasero davvero sotto shock. Il 20 febbraio quei fenomeni si fecero ancora più violenti, tanto da far decidere gli Herman di andare a trascorrere almeno una notte di riposo da alcuni parenti, lasciando lì il detective ad indagare. Quella serata trascorse incredibilmente senza incidenti, ma quando la famiglia fece rientro a casa tutto tornò come prima, con la stessa frequenza e la stessa violenza. Passarono i giorni e il 24 febbraio un fortissimo rumore proveniente dalla camera di Jimmy fece precipitare l'investigatore in quella stanza, e quello che vide lo lasciò davvero scioccato, perché una grossa libreria era caduta per terra faccia in giù, e la cosa incredibile era che nessuno c'era in quella stanza e tantomeno nelle immediate vicinanze. Ma non solo, la notte successiva, mentre Jimmy si trovava nella sua stanza a fare i compiti, il suo giradischi iniziò a sollevarsi in aria di circa 4 metri per poi levitare per tutta la camera. Quei fenomeni divennero sempre più importanti, oggetti che levitavano per aria, che colpivano pareti, muri e che sfioravano chiunque si trovasse sulla sua traiettoria. Popper aveva iniziato anche a bussare sui muri per attirare l'attenzione, ma non ci fu mai una vera comunicazione con lui. Tutto questo cominciava a preoccupare non solo gli Herman, ma anche il detective, perché se prima si parlava solo di tappi che saltavano in aria, ora la situazione era ben diversa, e anche se aveva cercato di trovare ogni spiegazione logica possibile, doveva ammettere, anche se non se la sentiva di parlare di fenomeni paranormali, che non sapeva più cosa inventarsi per trovare una soluzione razionale. Qualche giorno dopo gli Herman vennero contattati dallo staff del laboratorio di parapsicologia della Duke University nella Carolina del Nord. Erano interessati agli eventi di Casa Herman. Un gruppo di ricercatori aveva raccolto delle prove su alcune persone che in determinate circostanze potevano influenzare il comportamento degli oggetti senza nemmeno sfiorarli, e secondo loro si trattava proprio di psicocinesi. Mentre molti ricercatori invece erano convinti che quello che stava capitando erano dei veri e propri poltergeist, entità che prendevano di mira soprattutto oggetti religiosi, in casa Herman il 26 febbraio arrivò l'assistente del dottor Rain, il dottor Pratt, che credeva che in quella famiglia qualcuno era inconsapevolmente colpevole di quello che stava succedendo. Come sappiamo, i poltergeist, che significa letteralmente spirito rumoroso, e ne abbiamo anche già parlato in alcuni miei video precedenti, solitamente prenderebbero di mira gli adolescenti, soprattutto le ragazze in pieno cambio ormonale. Gli scienziati della Duke, nelle loro ricerche, avevano notato che alcuni adolescenti, soprattutto di sesso femminile, che riferivano di essere vittime di eventi paranormali, molto spesso erano ragazzi con abilità di psicocinesi, il più delle volte inconsapevoli di queste capacità e quindi di tutto quello che potevano creare. Nel caso degli Herman, secondo gli appunti del detective Dozzi, Jimmy si trovava sempre sulla scena dei poltergeist o comunque nelle immediate vicinanze per più del 75% delle volte, e in alcuni incidenti era anche l'unico testimone. Il detective tuttavia lo scagionò da ogni accusa di aver deliberatamente provocato quei disordini. Il dottor Pratt passò del tempo in quella casa come osservatore, soprattutto chiacchierando con Jimmy, e durante la sua visita Popper non si fece mai sentire. Decise quindi di contattare un suo collega della Carolina del Nord, il dottor Roll, e insieme intervistarono tutti i membri della famiglia Herman, con la conclusione che nessuno di loro aveva messo in scena tutta quella storia. Era una famiglia troppo turbata per aver potuto architettare una cosa simile.
Per qualche giorno la situazione sembrò tranquillizzarsi, ma il 2 marzo, esattamente un mese dopo il suo arrivo, Popper si fece sentire nuovamente, facendo levitare oggetti e scagliando a terra ogni sorta di mobile e soprammobile. Era tornato, ma nessuno in tutto quel tempo era riuscito a dare una spiegazione logica a tutto quello che era capitato. Il 10 marzo, mentre James Herman si trovava fuori città per lavoro e mentre Lucille e i suoi figli si stavano preparando per la notte, Pratt e Roll sentirono un forte schiocco arrivare dalla cantina. Si precipitarono immediatamente per vedere di cosa si trattasse e una bottiglia di candeggina che si trovava all'interno di uno scatolone si era ribaltata fuori perdendo il tappo. Non si sa per quale motivo, ma questo fu l'ultimo evento di Popper. Tra il 3 febbraio e il 10 marzo furono registrati in quella casa 67 fenomeni inspiegabili. Gli Herman furono visitati da medici, avevano ricevuto visite da detective, parapsicologi, costruttori edili, elettricisti, idraulici, vigili del fuoco, ma nessuno era riuscito a fornirgli una spiegazione soddisfacente per quanto era accaduto. Nelle settimane successive, in cui la famiglia era tornata alla normalità, diversi detective tentarono di contattarli per cercare di poter indagare ancora su quella storia, ma gli Herman erano davvero stanchi e l'unica cosa che volevano era di riprendere in mano la loro vita e andare avanti serenamente. Non gli importava il perché era successo tutto quello, l'importante era che quei fenomeni erano finiti. Amici, siamo arrivati al termine di questo video. Io questa storia l'ho trovata anche in parte un po' divertente. Fatemi sapere se la conoscevate e che cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao!